Ciao ragazzi, qui è AsiAxi, benvenuti nel 15° episodio della carriera nella modalità My Team di F1 Manager 2024 alla guida della Lamborghini. Siamo nel quartier generale appena tornati dalla gara di Spa, dove abbiamo avuto ancora una volta grossi problemi di passo, ma siamo stati prima aiutati dalla pioggia e poi, grazie alla gestione della gara dei nostri piloti che hanno evitato grossi errori e alla gestione dei componenti da parte mia, siamo riusciti comunque a finire in posizioni dignitose. Però non possiamo sempre affidarci a queste due cose, c'è bisogno che l'auto migliori, per cui in questi 25 giorni di pausa estiva dobbiamo lavorare tanto. Prima di tutto lavoriamo al nuovo piano sponsor. Nel nuovo piano è prevista un'attività extra gara di Giovinazzi meno impegnativa ed una più importante di Antonelli, seguita da alcune attività del personale, del centro meteorologico e un'attività VIP al nostro centro visite. Inoltre, questo mese abbiamo un'attività obbligatoria con gli sponsor per pubblicizzare un energy drink. Detto questo, vi mostro velocemente il programma di addestramento dei meccanici, impostato secondo le solite regole. Qualche giorno dopo si è conclusa la ricerca per il prossimo anno che riguardava il telaio. I miglioramenti ottenuti da questa ricerca sono importantissimi. Infatti, per ognuna delle caratteristiche abbiamo avuto un incremento tra il 3 e il 4%. Davvero un lavoro incredibile che ci aiuterà tantissimo per l'auto del prossimo anno. Ma non voglio certo fermarmi qua. Visto che si è conclusa una ricerca, mi sembra ovvio iniziarne un'altra. Al momento le sospensioni sono l'unico componente sul quale non abbiamo fatto ricerca. È arrivato il momento di rimediare, nonostante il fatto che il nuovo periodo ATR non si sia ancora aperto e quindi i miglioramenti saranno meno netti. Come per tutte le ricerche, il progetto è equilibrato, in modo da migliorare tutti i parametri equamente, senza concentrarci in particolare su qualcosa. Sono finalmente passati i 70 giorni di cui avevamo bisogno per finire i lavori alla fabbrica, che adesso raggiunge il secondo livello e ci aiuterà a lavorare meglio e di più, ma non è l'unico aggiornamento che si conclude, poiché contemporaneamente si concludono anche i lavori alla sala del consiglio, che raggiunge il terzo livello. Ma abbiamo altre due novità in programma. La prima ed ottima notizia è che la valutazione prestazionale di Kimi Antonelli raggiunge un nuovo livello, ed ora è pari a 75. Il ragazzo è quasi pronto per poter diventare un pilota fondamentale per la scuderia. La seconda novità è la conclusione del progetto di ricerca sull'alettone anteriore per il prossimo anno. Anche in questo caso, analizzando i miglioramenti ottenuti, possiamo ritenerci soddisfatti. Tutti i parametri sono decisamente migliorati e hanno raggiunto buoni livelli. Ma visto che abbiamo qualche ingegnere libero, dobbiamo sfruttarlo, quindi penso che un nuovo progetto per il telaio di quest'anno possa veramente fare al caso nostro. Questo progetto è fondamentale perché va a migliorare i nostri maggiori punti deboli, con percentuali davvero interessanti. 0,44 km/h in più, quasi il 2% in più di efficacia di DRS e raffreddamento del motore, e un grande step in avanti in sterzata nelle curve a media e alta velocità. Abbiamo inoltre ancora tanto budget, quindi con 3 ingegneri e un approccio affrettato cerchiamo di concludere il meno tempo possibile per averlo disponibile tra 2 gare. Ed a proposito di upgrade, si è concluso il progetto che avevamo impostato qualche video fa sulle pance laterali, che senza perdere ulteriore tempo mettiamo subito in produzione, nel tentativo di fornire almeno a uno dei nostri 2 piloti un nuovo componente per Zandvoort. Tornando alla produzione, tra tutti i progetti disponibili, il componente che ha ricevuto meno upgrade è l'alettone anteriore. Visto che con il telaio ci siamo concentrati sulla sterzata a media e alta velocità, in questo progetto il focus è stato sulle curve a bassa velocità, dove avremo il maggior miglioramento, ma anche il resto migliorerà, anche se di poco. Abbiamo anche un piccolo gossip: Red Bull pare perderà Perez, che si unirà alla Williams dal prossimo anno, ma gli austriaci non hanno perso tempo ed hanno ingaggiato Fernando Alonso. È vero che ha una certa età, ma rimane un campione del mondo e sarà molto interessante vedere lo sviluppo. Detto questo, sono già passati 25 giorni, quindi velocemente installiamo le nuove sospensioni su entrambe le nostre auto, mentre invece per quanto riguarda le pance laterali siamo riusciti a costruire un solo pezzo, che verrà quindi montato sull'auto del nostro primo pilota, Antonio Giovinazzi. Ed ora parliamo del circuito che ci attende in questo weekend. Il circuito di Zandvoort è davvero affascinante e presenta delle caratteristiche uniche nel panorama della Formula 1 moderna. Situato tra le dune dell'Olanda, questo tracciato è un mix interessante di curve ad alta velocità e media velocità, con alcune sezioni particolarmente tecniche che lo rendono una vera sfida per i piloti. La caratteristica più distintiva è sicuramente il banking, presente in particolare nella famosa curva Tarzan e nell'ultima curva del tracciato. Queste curve sopraelevate, con un'inclinazione che raggiunge i 18 gradi, richiedono un'aerodinamica particolarmente efficiente. Per quanto riguarda il setup del monoposto, Zandvoort richiede un compromesso interessante. Da un lato, il carico aerodinamico deve essere elevato per affrontare le numerose curve medio veloci e le sezioni banking. Dall'altro, bisogna fare attenzione a non penalizzare troppo la velocità di punta sul rettilineo principale. Un altro aspetto cruciale è la gestione delle gomme. Il layout del circuito con le sue curve continue e i banking sottopone gli pneumatici a stress notevoli, soprattutto sul lato destro. La trazione in uscita di curva è fondamentale, quindi serve una buona meccanica posteriore per gestire l'accelerazione senza consumare eccessivamente le gomme. In sostanza, per brillare a Zandvoort, una Formula 1 deve avere un'aerodinamica efficiente, un buon bilanciamento meccanico e una gestione ottimale degli pneumatici. Tutte caratteristiche che noi non abbiamo. Non è un circuito dove la potenza pura fa la differenza, ma piuttosto
piuttosto dove l'equilibrio complessivo della vettura gioca un ruolo determinante. Finita questa breve analisi, non ve li mostro, ma entrambi i piloti avranno obiettivi medi per questa gara, e a proposito della gara ci sarà il sole, quindi non potremo fare affidamento sull'imprevedibilità della pioggia. Siamo pronti, inizia ufficialmente il weekend d'Olanda. Salve e benvenuti a tutti! Siamo pronti al Gran Premio d'Olanda! E finalmente siamo di ritorno dalla pausa estiva. La bronzatura è ancora fresca, ma le vacanze sono finite ed è ora di concentrarci sulla seconda metà della stagione. Inizia con un venerdì caratterizzato da una pioggia così intensa da richiedere le full wet, ed ovviamente gli errori sono stati frequenti. Questo di Ocon è solo uno dei tanti. Tuttavia, i nostri piloti non ne hanno fatti e sono riusciti a lavorare con continuità, nonostante il tempo avverso. Abbiamo lavorato bene in tutte e tre le sessioni, raggiungendo ottimi livelli di conoscenza del tracciato e dei nuovi componenti, mentre per quanto riguarda i due setup siamo ai livelli di perfezione, il che ci consente, come sempre, di partire con una fiducia alta in vista di questo weekend, che vi preannuncio però sarà sicuramente complicato. Sui long run abbiamo fatto fatica, meglio nella simulazione di qualifica, ma non così tanto. Ed a proposito di qualifiche, è arrivato il momento della Q1. Pronti per le qualifiche e vediamo chi riuscirà a farsi valere in griglia. E questo Q1 non va affatto bene. Mentre ci lanciavamo con Giovinazzi per l'ultimo tentativo, la Sauber davanti a noi ha deciso di mettersi in mezzo all'ultima curva, facendoci perdere tutto lo sprint per poi rientrare in box, di fatto rovinandoci il giro fin dai primi metri. Ed infatti Giovinazzi ne risente ed alla fine viene eliminato, quindi domani partirà dalla 19ª posizione. Berman, invece, riesce a qualificarsi per la prima volta in carriera in Q2, bravissimo l'inglese a sfruttare l'occasione. Dopo un primo tentativo su gomme usate ci siamo lanciati per il secondo ed ultimo tentativo del Q2, primo settore sui livelli del primo, mentre nel secondo settore abbiamo fatto 2 decimi meglio, ma nell'ultimo settore troviamo di nuovo in mezzo alla pista un'auto. Stavolta è Sargent che si sta lanciando e nonostante ci regali una scia interessante, ci ha comunque ostacolato abbastanza da non farci migliorare nel terzo settore. Quindi alla fine viene eliminato anche il nostro secondo pilota, che domani partirà dalla 16ª casella. Non male, Sono abbastanza contento perché comunque non mi aspettavo di arrivare in Q2 in questa occasione. Il Q3 invece vede il dominio della McLaren, che occupa tutta la prima fila con Piastri in pole position e Lando in seconda posizione, seguito da Verstappen e dalle due Ferrari. Inoltre c'è una penalità per Hamilton che verrà retrocesso per il cambio di alcuni componenti della Power Unit, esattamente come Hülkenberg, autore di un errore in qualifica che l'ha costretto a sostituire alcuni pezzi. Nella cornice del circuito di Zandvoort si respira un'atmosfera davvero unica, in attesa dei 72 giri di oggi. Eccoci qui, la F1 è tornata per un'altra ricca giornata di emozioni, è il giorno della gara. Per quanto riguarda le strategie, questa è quella che attuerà in gara Antonio. Primo stint su hard, sperando in una safety car che possa aiutarlo a scalare posizioni, per poi concludere con 2 stint su gomma rossa. Avrei voluto provare una strategia ad una sola sosta, ma il degrado è troppo per noi oggi, quindi ci accontenteremo di questa strategia. Diversa è invece quella di Berman, che partirà e concluderà la gara con le gomme medie. Nel mezzo farà invece uno stint molto breve su gomma rossa. Purtroppo questa è la strategia migliore per quanto lo riguarda. Per concludere vi volevo mostrare che partiremo una posizione più avanti del previsto con entrambi i piloti, perché come vi dicevo ci sono state alcune penalità. Ora però è tempo di concentrarci sulla gara, chi è prossima a partire. Le squadre stanno completando le ultime verifiche, ormai non manca molto alla partenza della gara. Potrebbe essere una gara importante per Lance Stroll. Inizierà la gara partendo dalla P9 in piena bagarre per la zona punti. Bene, possiamo andare. Siamo finalmente arrivati al Gran Premio d'Olanda. Luci spente e via, partiti! La partenza è complicata per Antonio, che subito perde una posizione in favore di Hülkenberg, mentre Berman tenta di attaccare Gasly davanti a lui e per un momento riesce anche a mettere il muso davanti. Però con il passare dei metri perde un po' di slancio e il francese riesce a tenersi la posizione. Anzi, Bottas approfitta della lotta e si inserisce, guadagnando una posizione ai danni del nostro pilota. Nel giro successivo l'altra Sauber, quella di Zhou, si mette in lotta con la nostra di Giovinazzi ed alla fine il pilota cinese riesce a prendere l'interno ad Antonio, che si deve arrendere e cedere la posizione. D'accordo, diamo un'occhiata. Qualche curva dopo, dietro di lui, Ocon sbaglia totalmente l'approccio alla chicane, blocca e finisce in A ghiaia. quel punto, era già troppo tardi. Magnussen invece ha preso Berman e proprio alla chicane è riuscito a liberarsi del nostro pilota, prendendosi la 18ª posizione.
I problemi di passo e velocità sono ancora ben presenti nelle nostre gare. Behrman perde ben 2 posizioni in un solo rettilineo a favore di Joe e una delle due Williams. Nel frattempo Ocon si è ripreso dall'errore e ha sorpassato Giovinazzi, relegandolo all'ultima posizione. E non è finita qui, perché in un solo giro ha ripreso anche Behrman, che partiva ben più avanti di lui e non ha commesso nessun errore. Significa che siamo veramente tanto ma tanto lenti, visto che il pilota dell'Alpine è sulle medie esattamente come il nostro pilota. Awesome. Good stuff, Dave. A proposito di Alpine, molto più avanti Gasly viene superato in questa maniera indecente da una Toro Rosso che lo colpisce in pieno, facendolo finire anche in ghiaia, e mi sa che Gasly non è contento. Vediamo un po'. Qualche giro dopo, nel solito punto di staccata prima della chicane, arriva il primo errore di Sargent. Bloccaggio e macchina in ghiaia. È stato anche fortunato a riuscire a ripartire. Sono iniziate le prime soste e Magnussen, dopo aver perso la posizione per la sosta, se l'è ripresa con questo sorpasso su Giovinazzi, che è ormai senza gomma. Questo ci fa capire che tocca entrare anche a noi. Entra ovviamente prima Behrman, che conclude la sosta senza intoppi, ma in 2 secondi e 7. E qualche giro dopo entra anche Giovinazzi per la prima sosta, ed anche lui finisce in 2 secondi e 7 senza intoppi. Comunque siamo troppo lenti. Nel corso del secondo stint, Perez decide di buttare la sua seconda posizione finendo in testa coda senza nessun motivo apparente. E mentre noi entravamo per la seconda sosta di Giovinazzi, davanti Tsunoda ha rischiato di fare dei danni pazzeschi, finendo in testa coda nel tentativo di superare un Alpine, che l'ha evitato per pochissimo. Anche nel terzo stint non c'è stato nulla da vedere, siamo ultimissimi e lontani da chiunque, ma possiamo lasciarci andare quindi a una lotta interna. Giovinazzi prende la scia del compagno, che tenta di chiudergli la traiettoria, ma così facendo libera all'interno, che Giovinazzi è bravissimo a sfruttare per prendere la posizione ai danni di Behrman. Un giro più tardi, Max Verstappen fa il Verstappen, tenta il sorpasso su Norris, lo colpisce e lo butta fuori. Penalità di 5 secondi, ma l'inglese ha perso una vita in questa maniera. Siamo intanto arrivati agli ultimissimi giri e Behrman ha voglia di lottare, seppur per le ultime posizioni. I nostri 2 piloti arrivano alla staccata del rettilineo e il pilotino inglese riesce a prendere la posizione all'esterno di Giovinazzi, ma non è finita qui. I due hanno continuato a lottare uno di fianco all'altro fino ad arrivare in curva 3. Lì Behrman ha scelto di stare più interno per fare meno strada, ma ovviamente è anche uscito con meno sprint e Giovinazzi ne ha approfittato ed alla fine si è ripreso la posizione. Abbiamo dato vita al miglior duello di giornata, ma in palio ci sono le ultime 2 posizioni, praticamente la guerra dei poveri. Nell'ultimo giro Perez e Sainz sono andati a contatto, ma senza ripercussioni per entrambi i piloti, ed è stata anche l'ultima emozione. Verstappen, in un modo o nell'altro, è riuscito a vincere la gara. Max Verstappen taglia per primo. La vittoria va all'olandese. Davvero incredibile. Dopo una gara del genere ha ampiamente meritato il suo giro d'onore. Noi invece, nonostante i fuochi d'artificio degli ultimi giri, abbiamo chiuso mestamente in 21esima e 22esima posizione. Vi lascio adesso ai commenti post gara e ci sentiamo subito dopo. Mentre i piloti rientrano in squadra, l'inquadratura va su Carlos Sainz. Appena fuori dal podio, ma una quarta posizione non è niente male. Max Verstappen può aggiungere un altro podio ai suoi numeri record. C'è grande entusiasmo per il podio di questo impegnativo weekend a Zandvoort. E questo segna la fine del nostro weekend qui a Zandvoort. E adesso si avvicina l'appuntamento con il Gran Premio di Monza. Le squadre e i piloti daranno spettacolo nel celebre tempio della velocità. Verstappen, nonostante la penalità di 5 secondi, riesce a chiudere davanti a Norris, che avrà molto da recriminare con la direzione gara. Chiude il podio Piastri, che, nonostante la pole, si deve accontentare del terzo posto, mentre Hamilton riesce alla fine a recuperare 3 posizioni e a chiudere con un punto in questo weekend. In campionato, Verstappen allunga ancora su Norris. Non mi è piaciuto come, ma così è stato deciso dagli steward. Mentre nei costruttori c'è un nuovo cambio in seconda posizione, con la McLaren che fa 14 punti in più di Ferrari e la supera nuovamente, pur perdendo un punto rispetto a Red Bull. Ma per oggi è tutto, tra 4 giorni avremo il Gran Premio di casa, credo che si possa comunque definire così, nonostante penso che tutti tiferanno ovviamente Ferrari. Spero che il video vi sia piaciuto e se la battaglia interna vi ha fatto emozionare lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti, noi ci vediamo a Monza.